dicono che se esiste l'immenso, questo non può che essere il mare. Grande, profondo, calmo, inquieto, silenzioso e travolgente, mai scontato. Il mare parla con noi, talvolta ci sussurra, accarezzandoci con le sue acque limpide e placide, altre volte ci urla, con onde possenti e minacciose. Lì, nel fondo, possiamo vedere l'infinito. Adesso l'immenso sta cambiando. Ascoltiamolo. La crescita demografica da lineare è diventata esponenziale. Oggi siamo 7 miliardi, nel 2050 saremo 9 miliardi. Già ora stiamo vivendo al di là dei nostri bisogni, stiamo perdendo la biodiversità, le specie animali e vegetali, stiamo modificando il clima e il ciclo dell'azoto e del carbonio. Stiamo utilizzando il 35% in più delle risorse rispetto a quelle che ci potremmo permettere, rispetto a quelle che il pianeta potrebbe rigenerare. La nostra impronta ecologica è sempre più profonda. Qual è la ricetta per rientrare nei limiti di sostenibilità? Diminuire i consumi, imparare a usare meglio le risorse e riciclare tutto. I meteorologi parlano di febbre del pianeta. Il riscaldamento globale è un fenomeno ormai noto e conclamato. Il progressivo aumento di temperatura delle acque superficiali del Mar Mediterraneo ne è una diretta conseguenza. La temperatura media dei primi 20 metri di profondità del Mar Ligure, uno dei settori più freddi, è aumentata a partire dal 1980 e, nonostante un rallentamento dopo il 1990, continua ancora oggi. Nelle acque del Mar Ligure sono presenti soprattutto specie boreali. Queste specie non hanno vie di fuga verso latitudini maggiori, dove le acque sono più fredde. Per questo, il fenomeno del cambiamento climatico sta modificando la biodiversità. Spesso è difficile distinguere sul lungo periodo gli effetti ecologici del riscaldamento globale da altri tipi di impatto antropico. Per questo risulta particolarmente importante studiare ciò che avviene all'interno delle aree marine protette, dal momento che in queste aree i danni ad opera dell'uomo sono più contenuti e circoscritti.
Di fronte al promontorio di Portofino c'è un'area marina protetta, che non è solo patrimonio di biodiversità, ma anche un importante laboratorio. Qui ambienti e specie sono studiati e monitorati per capire i grandi cambiamenti climatici. I biologi, in collaborazione con l'Università di Genova, studiano il riscaldamento globale osservando gli organismi che popolano queste acque e rilevando, con speciali sensori, la temperatura a diverse profondità. Nell'ultimo decennio le temperature medie del Mar Ligure sono infatti aumentate di 0,1 gradi centigradi all'anno, troppo per il suo delicato ecosistema. Diversi studi recenti effettuati entro i confini dell'area marina protetta di Portofino e in parte focalizzati proprio all'interno della zona A di riserva integrale hanno mostrato forti cambiamenti nella composizione specifica del benthos. La diretta conseguenza di questi cambiamenti ambientali è la riduzione di specie erette e frondose, come le alghe e le spugne. Il fenomeno è evidente anche nel cosiddetto coralligeno, dove trovano ospitalità pesci, crostacei, molluschi, coralli e gorgonie. Le gorgonie sono state colpite da grosse morie di massa, causate indirettamente dal surriscaldamento eccessivo delle acque. L'incremento di temperatura procura stress agli organismi che poi diventano facile bersaglio di patogeni che ne causano la morte. La scomparsa di gorgonie e coralli lascia spazio ad altri organismi a crescita più veloce che alterano la biodiversità di questo prezioso habitat mediterraneo. Altro fenomeno è il bleaching, cioè lo sbiancamento, che colpisce organismi coloniali come le madrepore. Questo fenomeno è causato dalla perdita di piccole alghe simbionti che vivono sui tessuti degli animali e può portare alla morte della colonia. La madrepora cuscino è una delle più colpite.
La Posidonia oceanica è una pianta marina in grado di creare praterie molto estese. Protegge il litorale dall'erosione. Rappresenta una zona in cui gli organismi possono trovare rifugio, deporre le uova e accrescersi in tranquillità. Essa è fondamentale per la salute dell'ecosistema. Le praterie di Posidonia sono però minacciate dalla presenza della caulerpa, un'alga verde originaria dell'Oceano Indo-Pacifico che tende a coprire e compattare il fondale, ostacolando l'insediamento di altre specie. La tutela della Posidonia e del coralligeno potrebbe consentire all'ecosistema di resistere meglio agli effetti dei cambiamenti climatici. Agevolati dalla temperatura in rialzo, diversi organismi marini tipici delle zone meridionali del Mediterraneo o di quelle tropicali hanno cominciato a migrare e a colonizzare bacini storicamente freddi come il Mar Ligure. Queste nuove specie competono con quelle che popolano i nostri bacini e spesso vincono. Anche nelle comunità di pesci autoctoni dell'area marina protetta sono in atto cambiamenti significativi. La presenza di giovani esemplari di cernia bruna ne è un chiaro esempio. Come conseguenza del surriscaldamento delle acque, ora trova le condizioni per riprodursi anche nei bacini più settentrionali. I pescatori sono le vere sentinelle dell'area marina protetta di Portofino, ma sono anche i soggetti più esposti alle conseguenze del riscaldamento globale. Proprio dai pescatori arrivano le informazioni più importanti su questi mutamenti inarrestabili. Indicazioni che permettono ai biologi marini di interpretare fenomeni come le riproduzioni anticipate di alcune specie o la presenza di organismi tipici del Mediterraneo del Sud. Le specie aliene. Gli effetti a lungo termine del riscaldamento globale sono difficilmente prevedibili, anche a causa dei tanti fattori in gioco.
Ma certamente il ruolo delle aree marine protette nella salvaguardia dell'ambiente marino diventa sempre più importante. Poi famosa è la cattura dello squalo bianco. Oggi invece le specie strane sono quelle che arrivano dai mari più caldi. La tutela di ambienti delicati e preziosi per la biodiversità marina, come il coralligeno e le praterie di Posidonia, permette alle specie più minacciate dal cambiamento climatico di avere un luogo idoneo per resistere meglio. Le aree marine protette rappresentano dei siti sentinella. Grazie ai monitoraggi continui riescono a fornire informazioni sullo stato del mare in una situazione in cui l'impatto causato dalla presenza delle attività umane è fortemente ridotto. L'area marina protetta di Portofino, malgrado la vicinanza a Genova, uno dei più grandi porti del Mediterraneo, rappresenta una riserva di biodiversità straordinaria. La sua influenza si sente anche a decine di chilometri di distanza dai confini protetti. Ed essendo nella parte più a nord del bacino mediterraneo, rappresenta l'ultimo baluardo per le specie che più temono il cambiamento climatico. Un tesoro da custodire e tutelare. Il mare ci sta parlando. Ascoltiamolo.